1 agosto 1993. Il suicidio di un uomo d'onore della famiglia di Altofonte è entrato nel grande giallo delle stragi di Palermo. Antonino Gioè, il mafioso che si è ammazzato 3 giorni fa in una cella di Rebibbia, era oggetto di accuratissime indagini sui massacri dell'estate 92. Era al centro dei sospetti come uno degli assassini di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino. Il picciotto di Altofonte era destinato a finire nell'inchiesta dei giudici di Caltanissetta, quelli che da un anno tentano di decifrare i misteri e le bombe di Capaci e di via Mariano D'Amelio. Non possiamo dire di più, ma confermiamo che su Antonino Gioè, come su alcuni altri personaggi, era concentrata tutta la nostra attenzione, spiegano alla Procura della Repubblica di Caltanissetta, pur non precisando quale ruolo avrebbe svolto il mafioso di Altofonte in via Mariano D'Amelio o, più probabilmente, a Capaci. È un giallo nel giallo, anche perché Gioè ha lasciato una sorta di testamento, 7 fogli fitti di pensieri e riflessioni, come questo: sono un mostro da 17 anni, o quest'altro: il mondo non mi potrà mai perdonare le mostruosità che ho compiuto. Antonino Gioè scrive le mostruosità che ho compiuto, parte delle cose fatte e non di quelle che avrebbe potuto fare, quelle che stava preparando. L'uccisione di alcuni agenti di custodia di Pianosa o un botto al Palazzo di Giustizia di Palermo e che sono state captate dalle intercettazioni ambientali della DIA. Insomma, da Caltanissetta oggi si riescono a intuire le ragioni di un suicidio che 3 giorni fa potevano sembrare oscure. Il mafioso Antonino Gioè si è ucciso perché con la sua cattura, avvenuta a marzo, dopo che gli esperti della DIA erano riusciti a piazzare una microspia sotto il suo letto, si era aperto un varco nell'organizzazione, si erano scoperti i fili che potrebbero condurre lontano i poliziotti e i giudici che indagano sulla morte di Falcone e Borsellino. L'ipotesi più probabile del suicidio di Gioè: non voleva pentirsi e non voleva tradirsi, si è accollato tutte le responsabilità dei suoi errori. Con la sua morte ha scagionato i complici e probabilmente salvato i familiari da vendette trasversali. Tutta questa materia, naturalmente, è classificata top secret. Venerdì 12 novembre 1993. Antonino Gioè, 37 anni, uomo d'onore di Cosa Nostra, allievo prediletto di Leoluca Bagarella, legatissimo a Totò Riina. Gli agenti di custodia di Rebibbia lo hanno trovato impiccato nella sua cella il 29 luglio. Con quel gesto il boss, che era a Punta Raisi il giorno della strage di Capaci, si è chiuso la bocca per sempre. Gioè era coinvolto pesantemente nell'inchiesta sull'assassinio di Giovanni Falcone. Lo inchiodavano indizi pesantissimi. Quasi certamente era all'aeroporto di Punta Raisi alle 18 di sabato 23 maggio 1992. Secondo la DIA fu lui, con ogni probabilità, ad avvisare il comando che attendeva il corteo di auto lungo l'autostrada per Palermo. Gioè si è ucciso perché aveva parlato troppo e per questo temeva rappresaglie sui suoi familiari. Gioè era stato linguacciuto venerdì 19 marzo al telefono con un altro pezzo da 90 del suo clan, Giuseppe La Barbera. Aveva parlato dell'attentatone e fatto nomi eccellenti come Nito Santapaola e Giuseppe Pulvirenti, e anche incauti riferimenti a progetti micidiali, un attentato al Tritolo, al Palazzo di Giustizia di Palermo e l'esecuzione di 12 agenti della polizia penitenziaria in servizio a Pianosa. E in quella conversazione, intercettata dalla DIA, c'è anche una battuta infelice sul suo padrino, di quelle che il codice mafioso non perdona. Ma stu Bagarella, cu cazzo si senti? Oh, lo dico per scherzare, eh? Poi si è scoperto che il 23 maggio 92 Gioè ha attivato il suo cellulare alle 18:02. 2 minuti dopo l'atterraggio dell'aereo sul quale viaggiavano Falcone e la moglie Francesca Morvillo. Non è tutto. La conversazione è durata 6 minuti, esattamente il tempo impiegato dalle 3 Fiat Croma blindate per percorrere l'autostrada fino al bivio per Capaci. E così, controllando i tabulati delle telefonate, la DIA ha rintracciato l'interlocutore di Gioè, e Mario Santo Di Matteo, ribattezzato Mezzanasca.
fa parte del clan che controlla il territorio di Capaci ed è stato arrestato prima dell'estate scorsa. Chiuso in una cella di Rebibbia, Joè ha capito che non aveva via di scampo, che il capo dei capi di Cosa Nostra, Totò Riina, rinchiuso nello stesso braccio, prima o poi gliel'avrebbe fatta pagare. Così l'uomo che era a Punta Raisi quella sera di maggio ha deciso di togliersi la vita, ma prima di impiccarsi ha scritto una lettera, un estremo tentativo di salvare la faccia, facendosi passare per pazzo. Agli atti del processo 'ndrangheta stragista, gli interrogatori che potrebbero riaprire un caso. Nel carcere di Rebibbia si trova detenuto Antonino Joè, uno degli esecutori della strage di Capaci, personaggio estremamente importante perché era l'uomo di collegamento con i servizi segreti e conosceva la strategia politica che c'era dietro l'esecuzione delle stragi e che aveva deciso di iniziare a collaborare. Come ci raccontano i collaboratori di Matteo e la Barbera e come emerge da altri fattori. Così l'ex procuratore generale di Palermo, Roberto Scarpinato, intervenendo alla conferenza organizzata in occasione delle commemorazioni di Via D'Amelio. L'ex procuratore generale di Palermo aveva evidenziato: Antonino Joè si trova in una cella all'interno di un corridoio dove ci sono altre 5 celle con detenuti al 41 bis. Secondo il regolamento carcerario è previsto che l'agente di custodia non si deve muovere dalla sua postazione, deve sempre sorvegliare le celle. Se non che, verso mezzanotte, quell'agente di custodia addetto riceve un ordine. Si deve spostare in un'altra ala del carcere, perché gli dicono che deve assistere al trasferimento di un altro detenuto. E proprio in quei 20 minuti in cui l'agente viene fatto spostare, Joè muore. Muore in un modo strano, con un suicidio che non si capisce se è un suicidio o un omicidio. E anche se fosse stato un suicidio ordinato, non si sarebbe potuto verificare, perché quando uno si impicca, il corpo fa dei movimenti convulsi che sarebbero stati immediatamente percepiti da chi si trova davanti. A confermare il dato di quella volontà da parte di Joè di collaborare con la giustizia non vi sono più solo le sensazioni e le voci dei pentiti, ma anche le evidenze raccontate da chi nel carcere romano lavorava ed era presente in quella sera. L'agente penitenziario Antonio Ciliegio, sentito nel 2019, al tempo era presente in quella tragica notte e agli agenti della DIA ha raccontato che Joè negli ultimi 4-5 giorni antecedenti al suo presunto suicidio rimaneva in cella. Non solo, in quei giorni aveva presentato frequenti e ripetute richieste di colloquio con i magistrati e le forze dell'ordine. Un dato a suo dire certo, in quanto era lui stesso a prendere cognizione del contenuto delle istanze che scriveva. E poi ancora, ricordo 2 o 3 missive al giorno inoltrate 5 o 6 giorni prima del suo decesso. Di ciò sarebbero venuti a conoscenza tutti gli operatori carcerari che in quel periodo si alternavano in quel servizio di vigilanza. E vi fu anche l'ordine di prestare particolare attenzione al Joè, in quanto soggetto particolarmente a rischio nell'ambiente carcerario, per possibili ritorsioni. Che fine hanno fatto quindi le lettere di Joè? Di lui è stata solo ritrovata una misteriosa lettera in cui cercava in ogni modo di allontanare i sospetti di rapporti tra la mafia, i suoi familiari e gli amici. Al contempo non mancavano riferimenti al covo di via Ughetti a Palermo, al boss calabrese Domenico Papalia e all'ex estremista nero Paolo Bellini, oggi sotto processo a Bologna per l'attentato del 2 agosto 1980 alla stazione centrale. Scriveva Joè in quella lettera: in questo mio estremo momento giuro che quello che sto scrivendo è la pura verità. Fra le tante cose che ho detto ci saranno ancora moltissime fandonie. In questo momento non ricordo altre persone che ho infangato con le mie chiacchiere e infamie. Ciò significa che era stato escusso a verbale da agenti della polizia giudiziaria o da magistrati. Il caso Joè, secondo Scarpinato, è uno degli esempi che mostra l'esistenza di un potere dotato di una capacità di intervento tempestiva e chirurgica ogni volta che la maglia dell'impunità rischia di sfilarsi in qualche punto. Joè è in possesso di segreti indicibili, andava fermato a ogni costo. Paolo Bellini,
un fascista che dopo essere uscito dalla storia dell'eversione di destra negli anni 70 è entrato in quella dei rapporti tra la mafia e gli apparati dello Stato, prima di essere accusato per la strage di Bologna, ai magistrati di Palermo che indagavano sulla trattativa a suon di bombe del 92-93, riferì le confidenze ricevute da Antonino Gioè. Questo mi disse Antonino Gioè nel nostro ultimo incontro, in una cava di Altofonte, detta a verbale Bellini. Gioè mi raccontava di capaci e ripeteva: ci hanno consumati, ci hanno usati, e poi mi spiegò che Riina aveva un ulteriore canale di trattativa con lo scopo di ottenere benefici per l'organizzazione mafiosa. Era una trattativa triangolare fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, nel senso che Cosa Nostra aveva dei tramiti negli Stati Uniti per una trattativa da condurre in porto con ambienti italiani che Gioè non mi disse. Svelò soltanto che i tramiti degli Stati Uniti erano in contatto con alcuni parenti americani di Totò Riina.